Ciao a tutti cari amici, buonasera e bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, siamo qui questa sera con questa nuova canalizzazione del pensiero. Io vi ricordo come al solito che sono stese generali, quindi cercate sempre di prenderle con le pinze, non forzate la situazione se sentite che non vi appartiene. Naturalmente siete tanti, sono tante le situazioni per cui non può risuonare con tutti. Per avere degli approfondimenti bisogna in qualche modo fare un consulto privato e quindi se sentite che proprio non risuona lasciate correre. Eventualmente potete trovare in descrizione altre playlist con moltissimi altri interattivi e anche molte canalizzazioni del pensiero. Non sono energie vecchie, talvolta ho visto dei commenti dove mi veniva scritto ma no, guarda che queste sono energie vecchie, non sono energie vecchie. Allora, nel momento in cui voi avete una determinata situazione e avete bisogno di alcune risposte, le trovate nei video, nei messaggi che richiamano la vostra energia, risuonano con voi, quindi non invecchiano mai e sono validi per tutti i tipi di coppie. Allora, io ho già preparato questi due mazzetti, quindi abbiamo la variante 1 con questo simbolino qui e la variante 2 con questi tarocchini. Io vi lascio un attimo per scegliere, chiudete gli occhi, rilassatevi, pensate alla persona di cui volete la canalizzazione e dopodiché scegliete il mazzo. Allora, io metto in disparte intanto la variante 2 e passo subito alla variante numero 1 e vediamo un po' che cosa emerge questa sera da questa persona. Allora, vediamo subito in centro stesa che qui abbiamo una situazione o una persona in qualche modo si sente un fallito perché ha chiuso o non è riuscito a portare a termine una situazione che già aveva già, quindi per molti di voi se sapete che è impegnata questa persona, per esempio, adesso qui le carte non me lo specificano, però essendo interattivi non vado ad approfondire le cose, ma leggo semplicemente quello che le carte mi mettono di fronte, che quindi potrebbe riguardare innumerevoli situazioni. Quella appunto che emerge maggiormente è di una persona che non si è sentita e non si sente all'altezza perché qualcosa che ha costruito nella sua vita, che non è detto che riguardi una relazione ufficiale, potrebbe riguardare il lavoro, potrebbe riguardare, non so, il fatto che non è riuscito a fare quello che voleva, e quindi un'insoddisfazione personale. Qui c'è proprio mm, il sentirsi in trappola, il sentirsi proprio un fallito nel vero senso della parola. Per molti di voi, qui o è una persona che cerca da tanto tempo un sentimento e quindi non è ancora riuscito ad avere una relazione, un rapporto stabile e questo lo deprime terribilmente, quindi ha questo senso di tristezza, questo senso di incapacità e sa di dover prendere una decisione, una scelta. Quindi questa stesa naturalmente, vista sotto questo punto di vista, potrebbe riguardare se per esempio chiedete di un figlio o se chiedete di un amico, ok? E magari lo vedete giù, non lo vedete particolarmente felice, ma quasi anche depresso. Il motivo è proprio questo, cioè il fatto che questa persona è assolutamente concentrata sul non essere in grado di trovare dei sentimenti, di trovare un rapporto, di trovare un appagamento affettivo ed è anche una condizione di malessere che questa persona si porta avanti da molto tempo e quindi ha questa pesantezza, questo pensiero continuo riguardo questa inadeguatezza. Quello che vuole, che sa, alla quale sta riflettendo è proprio il prendere una decisione, il dirigersi verso una nuova situazione, una nuova alba, un qualcosa che lo stimoli affinché possa cambiare questa situazione. Se invece avete la certezza che questa persona è impegnata e ha già una relazione, qui è un uomo che non sta bene nel rapporto ufficiale,
è innamorato da molto tempo di voi, quindi pensa che questo rapporto che avete dura da moltissimo tempo e che è il momento di prendere una scelta, andare verso una nuova direzione, appunto una nuova relazione, un nuovo rapporto, un nuovo anche stato d'animo nei confronti della vita affettiva e sentimentale. Va bene, variante 1, io vi ringrazio, ditemi nei commenti se la stessa ha risuonato con voi, vi do un abbraccio grande e vi aspetto con i prossimi interattivi. Vi ricordo che se mi volete contattare lo potete fare via mail a tarot@gmail.com, la trovate in descrizione e in sovraimpressione. E inoltre c'è una novità, potete scrivermi anche via WhatsApp al 371 636 0228. Anche questo lo trovate in sovraimpressione. Mi raccomando, solo messaggi WhatsApp, perché alle chiamate naturalmente sto facendo dei consulti e se rispondo alle chiamate perdo davvero sempre la concentrazione. Allora, variante numero 2. Andiamo brevemente a vedere che cosa succede alla persona a cui pensate. Allora, è interessante perché assomiglia molto alla variante numero 1. Secondo me dovreste guardare anche la prima variante perché c'è una similitudine. Allora, qui abbiamo una persona che ha chiuso qualcosa o ha intenzione di chiudere qualcosa. C'è il desiderio di avere un nuovo inizio con questa porta, un nuovo inizio alla quale la persona si sente destinata, cioè sente che finalmente gli si sta aprendo una porta diversa, una nuova situazione che potrebbe essere lavorativa, di una relazione ufficiale, perché qui abbiamo comunque la casa al di là della porta, quindi la famiglia. Lo stare insieme potrebbe essere il nuovo inizio di un acquisto anche di una casa, di una famiglia, di una relazione, comunque anche di una situazione familiare che può non solo riguardare la famiglia d'origine, ma anche proprio una nuova realtà. Abbiamo poi una carta bellissima che mi parla di successo anche economico, finanziario, quindi per molti di voi, se parliamo di una questione lavorativa, questa persona si sta proprio, ha proprio intenzione di aprire un nuovo varco nella sua vita al fine appunto di avere una realizzazione economica maggiore, quindi chiudere una situazione attuale e andare verso una situazione migliore. Quindi questo in tutti gli ambiti della vita, indipendentemente, dipende ovviamente dalla vostra situazione, dalla persona che conoscete. E per alcuni di voi qui, se sapete appunto che c'è un'interruzione, una rottura, una fine di qualcosa, questa persona, diciamo, ha intenzione di mettere da parte quello che è successo finora e darsi da fare e attivarsi soprattutto a livello lavorativo, quindi dedicarsi all'aspetto lavorativo. Per alcuni di voi, qui lo dico, non per tutti, ma se avete una relazione con questa persona, qua potrebbe esserci il desiderio proprio di, per esempio, se questa persona è già impegnata, ha già una relazione ufficiale, qui questa persona potrebbe chiudere una situazione che teneva in piedi solamente per questioni economiche per andare verso a una nuova strada, una nuova famiglia, una nuova relazione. Qui naturalmente ci sono tante strade percorribili, tante stese, io ricordo che sono interattivi, quindi veramente può esserci, cioè, si potrebbe andare avanti all'infinito perché sarebbe necessario un approfondimento per capire prima la situazione generale. Allora, variante 2, ditemi nei commenti se risuona con voi, qual è la vostra situazione. Io vi ricordo che se volete un approfondimento mi potete contattare alla mail tarot@gmail.com e inoltre c'è una novità, mi potete scrivere anche via WhatsApp al 371 636 0228. Lo trovate in sovraimpressione e anche nella descrizione dei video. Io vi mando un abbraccione grande, vi auguro una buona serata e vi aspetto con i prossimi interattivi.